Benvenuto o ben ritrovati ragazzi in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto con l'utilizzo della luce flash e qualche volta anche con l'utilizzo della luce LED. Il backstage di oggi è registrato mese di luglio 2022, te lo porto adesso per motivi di tempo, ho vari video in coda che piano piano voglio portarvi, quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, così YouTube molto probabilmente ti avvisa quando carico un nuovo video. Anzi, approfitto anche per dirti che se vuoi supportare il mio lavoro, dal momento che io non ho nessun tipo di abbonamento, non ho nessun tipo di Patreon, l'unico sostegno che chiedo ai miei iscritti è un semplice like, ovviamente se lo ritieni opportuno, oppure un commento proprio qui sotto esprimendo la tua opinione positiva o negativa. Quindi prima di continuare con il backstage, che dopo ti spiegherò quello che ho utilizzato eccetera eccetera, va detto che lo strip box che stai vedendo, che tra l'altro ho utilizzato proprio in questo video, non l'ho utilizzato, l'avevo montato, però alla fine ho fatto solo qualche scatto, quindi sappi che se non vedi una rim light o una backlight è perché l'avevo disattivato. Ok ragazzi, quindi continuiamo con il video e dopo ci salutiamo e ti spiego un po' tutto quello che hai visto in questo backstage. Siamo giunti anche oggi al termine di questo backstage, fammi capire se le foto ti sono piaciute, insomma dimmi la tua opinione, positiva o negativa, non ha importanza, e sempre ben accetta, io non sono affatto permaloso, voglio sempre ricordarlo questo ai miei iscritti. E ricordo anche che uscirà una seconda parte con un altro tipo di abbigliamento sempre con Valentina e lì utilizzeremo anche lo strip box che hai visto proprio in questo video, ok? Quindi iscriviti al canale e attiva anche la campanellina così YouTube ti avvisa. Quindi vediamo cosa ho utilizzato. Allora, D300 come luce principale, qualche volta come ti dicevo c'è stato l'utilizzo proprio del V1 su quel strip box, però
raramente. Quindi innanzitutto la giornata era particolarmente ventosa, quindi per fortuna avevo Gabriele che mi ha tenuto lo stativo, anche se lo scopo di Gabriele era quello di utilizzare la telecamera per riprendermi, però visto le necessità e le condizioni meteo ho dovuto utilizzarlo anche per tenere lo stativo. Ok, purtroppo non mi va sempre bene, il mese di luglio è sempre un mese complicato per quanto riguarda il meteo, ho sempre avuto problemi anche in passato, dicono che è bel tempo, poi viene un temporale all'ultimo momento, anche quando prendi appuntamento con una modella è sempre, diciamo, pericoloso perché la giornata è prevista soleggiata e poi all'ultimo momento viene un temporale. Questo purtroppo fa parte anche della fotografia quando scatti con modelle, quindi dobbiamo prenderne atto. Molto meglio il mese di agosto e di settembre, anche se anche lì può succedere questo inconveniente. Quindi un modificatore decisamente molto grande, ricordo che è un DEP della Godos, è un DEP decisamente fatto bene, costruito molto bene, la recensione la trovi qui sopra, ne avevo parlato l'anno scorso. Comunque ti ricordo che esistono altri DEP fatti decisamente molto bene, che sono decisamente più economici del Godos. Ok, non è un video sponsorizzato, tengo a precisarlo, però se devi scegliere proprio un DEP decisamente grande da 120 hai due soluzioni che magari ti consiglio proprio in questo video, dacci un occhio. Di 300, come ti dicevo, il flash che utilizzo sempre, la mia Sony A7C che mi trova decisamente molto bene, avevo anche pensato di cambiarla con la Sony A7 IV, però per il momento, per quello che devo fare io, la Sony A7C basta e avanza. L'unica cosa che davo importanza per quanto riguarda la Sony è che avesse avuto proprio lo schermo articolato, dal momento che io scatto quasi sempre in verticale, quasi sempre, al 90% diciamo, ok? Quindi avere proprio il monitor che si può ovviamente girare è molto comodo per chi fa questo genere di fotografia verticale. Ok ragazzi, se avete domande come al solito ti aspetto qui sotto nei commenti. A proposito, non ho scattato sotto il tempo sincro, non ho utilizzato come al solito i miei filtri proprio perché volevo farvi vedere che si può farlo lo stesso. La D300 è un flash molto potente, però se come al solito avessi voluto l'avrei utilizzato senza nessun tipo di problemi, scattando con un 160esimo, con il filtro l'avrei potuto fare. Ricordo che sì, a chi mi ha chiesto il filtro ha delle dominanti, tutti i filtri che ho avuto hanno sempre avuto un po' di dominante, però ragazzi al giorno d'oggi è come la distorsione sulle fotografie, la togliamo velocemente in post produzione, ok? E dal momento che se sei un utilizzatore di flash, secondo me il filtro ND che devi avere nella tua attrezzatura, ok? Però ne parleremo sicuramente in altri video, l'abbiamo fatto in passato, però sicuramente ci saranno nuovi video perché ci saranno nuovi prodotti in arrivo. Ok ragazzi, non mi voglio dilungare troppo, fammi sapere se il video ti è piaciuto e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Grazie e alla prossima.